Dopo aver visto nel dettaglio il Tissot PR516, uno dei cronografi più belli ultimamente presentati, oggi parliamo di ZRC e del Grand Fond che, come il Tissot PR, ci è stato inviato da Stefano di Rosaspina Bergamo Gioielleria e Orologeria, che tratta tantissimi marchi e che riserva anche un trattamento speciale agli amici di TOC. Quindi, se siete interessati a qualche orologio, trovate tutti i link in descrizione e potete chiedere direttamente al buon Stefano. Oggi però è il momento di parlare appunto di ZRC, perché ZRC non sono soltanto bellissimi orologi e diver super tecnici, ma dietro c'è una storia che vale la pena conoscere e di cui vi racconto in questa nuova puntata, ma lo facciamo come sempre dopo la sigla. 3 secondi e iniziamo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi e anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, ed è anche un po' il bello di questa passione che esula dal mero oggetto d'acciaio o a volte di bronzo o materiali preziosi, insomma dal semplice pezzo di ferro che segna l'ora, per andare oltre, e cioè parlare di quella storia e quel romanticismo che poi rende interessante per lo più questa passione, come succede per tante altre. E oggi quale occasione migliore per parlare di ZRC Grand Fond? Perché se dobbiamo parlare di storia e di emozioni, non si può ignorare la storia di ZRC, che nasce nel 1904 e viene registrata a Ginevra nel 1909. Una storia, come avrete capito, molto lunga e risalente nel tempo, e anche una storia abbastanza semplice da riassumere per quanto affascinante, perché non c'è soltanto l'orologeria di mezzo, ma c'è la grande tecnica nella creazione, modellazione e anche padronanza dei materiali. ZRC infatti non nasce come maison orologera, ma come un'azienda che produce bracciali, cinturini e catenine per orologi. Nel corso del tempo, infatti, ZRC, a partire dalla sua nascita, si impegna proprio a realizzare bracciali, cinturini e catenine che molto spesso rendono questi orologi, gli orologi dei clienti di ZRC, degli orologi altamente tecnici. Pensate per esempio che il primo bracciale elastico, quindi estensibile, come lo troviamo ancora oggi sullo ZRC Grand Fond, è un brevetto proprio di ZRC, e questa invenzione arriverà nel 1917, cioè ad inizio secolo, molto prima che arrivassero i primi veri orologi subacquei, e già allora ZRC era in grado di prevedere quello che sarebbe stato poi l'utilizzo degli orologi anche da un punto di vista subacqueo. Il primo bracciale per orologi subacquei al mondo a consentire di indossare l'orologio sopra la muta o comunque sopra l'abbigliamento subacqueo senza dover modificare l'orologio, senza per esempio dover smontare il bracciale e montarci sopra un cinturino o un nato, come per esempio vediamo negli anni 50 su alcuni Rolex o sul Rolex di James Bond, proprio perché ZRC inventa il primo bracciale estensibile a molla. Quello stesso bracciale oggi lo troviamo proprio sullo ZRC Grand Fond moderno, il che insomma fa abbastanza riflettere. Così come questo stesso bracciale ha un sistema di chiusura completamente diverso dal solito e tutto particolare e brevettato da ZRC, ovvero, come avrete già visto, un sistema di chiusura a farfalla che consente in maniera molto rapida di bloccare e sbloccare il bracciale di questo orologio. Ma la bravura e l'ingegno di ZRC nella lavorazione dei materiali duri, come per esempio l'acciaio, era così avanzato tecnologicamente da spingere i clienti di ZRC, cioè quelle maison che acquistavano i loro bracciali, a chiedere anche delle casse stagne per orologi subacquei, perché un'azienda del genere non poteva sicuramente non essere in grado di realizzare delle ottime casse laddove magari altre maison faticavano un po'. E infatti era il 1958 quando, spinta dalle richieste dei propri clienti per l'appunto, ZRC non decise di partecipare a un bando della Marine Nationale francese proprio per la fornitura di orologi subacquei.
Sapete qual è la storia? Che fino al 1995, forse non tutti lo sanno, lo ZRC Grand Fond sarà al polso degli artificieri sommozzatori della Marine Nationale. Insomma, non un orologio subacqueo qualsiasi, come avrete capito. Anche perché lo ZRC Grand Fond non era e non è oggi il classico orologio subacqueo, ma è un orologio che ha rotto completamente gli schemi dell'orologeria e dell'orologeria tecnica a partire dal suo bracciale estensibile brevettato appunto nel 1917 fino a una cassa estremamente particolare e anche bellissima con corona a ore 6 per evitare qualsiasi tipo di impedimento dovuto proprio alla protrusione della corona normalmente a ore 3 e quindi nascosta all'interno dei finali del bracciale, e ancora un quadrante altamente leggibile, nato bello o meno proprio per fare il suo lavoro, per essere un orologio tecnico. Che poi sia bellissimo è un altro discorso. Dopo questa grande storia e questa emozionante storia, ZRC per fortuna ha deciso di riproporre quegli orologi che erano appunto in dotazione agli artificieri sommozzatori della Marine Nationale. Li conosciamo oggi tutti, i Grand Fond 300 metri, quindi dei veri diver tecnici, da 41,5 mm di diametro, ma anche e soprattutto, almeno secondo me, da 39 mm, sebbene poi l'offerta non sia così vasta, per esempio con delle linee Heritage, come per i modelli da 41,5 mm, ma non è detto che non arrivino. Da 39 mm tuttavia è un orologio dal diametro perfetto, soprattutto per polsi un po' più esili come il mio da 16,5 cm, e come potete vedere voi stessi, nonostante si tratti di un diver tecnico robusto, un diver importante e imponente sul polso, in realtà veste anche benissimo. Certamente non è un orologio piccolo, ma c'è anche da dire che è un grande orologio tecnico e credo che sia necessario che vesta in maniera più imponente, anche soltanto perché è un orologio che deve poter essere letto in qualsiasi condizione e soprattutto sul tavolo. In particolare il modello da 39 mm è l'edizione Heritage chiamata GF38, ma ci sono anche, come dicevamo, altre edizioni a catalogo anche molto belle. Ad esempio il GF300 Marine Nationale 64, che richiama alcune delle edizioni per la Marine Nationale che trovate sì da 41,5 mm ma anche da 40,5 mm, che si avvicinano un po' a delle misure più umane. C'è da dire tuttavia che il diametro da 41,5 mm è comunque un diametro molto contenuto, dovuto soprattutto alla forma della cassa, che ha un lag to lag corto, il che consente di indossare questo orologio in maniera davvero molto semplice e molto comoda praticamente su qualsiasi polso. Io tuttavia ho una predilizione per il 39. Ancora c'è il GF300 1964 Spirit con i suoi quadranti invecchiati dal tempo, per quanto naturalmente si tratti di lavorazioni moderne, ma che offrono a tutti quegli appassionati che hanno determinati gusti quel sapore vintage della tropicalizzazione dei quadranti e delle lunette che indubbiamente rendono l'orologio molto affascinante. E poi ci sono altre versioni, come per esempio le versioni titanium. Insomma, un catalogo non troppo vasto che magari guarderemo in una puntata di Beato tra gli orologi, ma che per ogni fascia di categoria, per ogni fascia di prodotto offre una piccola serie di varianti che accontentano indubbiamente tutti i gusti. Il listino non è un listino basso, ma c'è anche da dire che non è un orologio economico. Lo ZRC Grand Fond è un orologio di altissima fattura, altissime rifiniture di pregio, come potete vedere voi stessi, dalle satinature alle lucidature, le bisellature, e ancora ha tutto l'heritage e tutto il blasone di ZRC, compreso il suo bracciale estensibile che non vedrete mai a nessun altro orologio del 1917. Insomma, una storia che merita sicuramente un posto nella fascia alta dell'orologeria sportiva, senza contare tuttavia che si acquista soprattutto da Rosaspina e soprattutto per gli amici di TOC con forte sconto, quindi se siete interessati chiedete direttamente a Stefano di Rosaspina, vedrete che
rimarrete sorpresi. E naturalmente, parlando di qualità, all'interno di questo orologio batte anche un calibro Swiss Made, il più che noto e pluriapprezzato Sellita SV200, che ha fatto della sua affidabilità e robustezza il proprio cavallo di battaglia, quindi di sicuro non si può rimanere delusi anche dall'affidabilità di questi orologi. Orologi che, come dicevamo, nascono da una storia di artigiani del metallo, tant'è che ancora oggi sul sito di ZRC non trovate soltanto gli orologi, ma trovate anche per l'appunto gli accessori, tra cui i bracciali in metallo che poi vanno ad equipaggiare gli orologi. Ad esempio, se acquistasse un orologio con un cinturino in pelle o in gomma, sarà comunque possibile acquistare il suo bracciale in acciaio estensibile, come a partire dal 1917. Insomma, avrete capito che questi ZRC Graphone mi piacciono molto, vi garantisco che dal vivo rendono ancora di più che in queste immagini, per quanto mi sia impegnato e sforzato di rendere la bellezza di questo orologio, anche del suo antiriflesso in camera, ma come sempre vi suggerisco di provarli a polso. Andate da Stefano Rosaspina o andate presso la vostra gioielleria di fiducia, ma provate al polso gli orologi e questi ZRC Graphone, perché non sempre dal vivo le impressioni poi vengono confermate rispetto a ciò che avete visto, soprattutto al vostro polso. Io naturalmente vorrei sapere nei commenti che cosa ne pensate. A me questo Graphone piace tanto e probabilmente ne metterò uno in collezione, e ancora una volta ringrazio Rosaspina per averci inviato questo e tutti gli altri orologi recensiti qui su TOC da farvi vedere e da mostrarvi ogni mese. Grazie per essere arrivati fin qui, vi do appuntamento a una prossima puntata qui su TOC. Ciao!